Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò 2 discepoli dicendo: Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: Perché slegate il puledro? Essi risposero: Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre. Oggi c'è il 2 per 1, affrettatevi perché la promozione termina domenica. No, non vi siete sbagliati video. Non è la pubblicità di un supermercato o di un negozio di divani. Questo è ai confini della terra, il commento del Vangelo della domenica. Ma davvero solo per questa domenica c'è il 2 per 1. C'è il 2 per 1 nel Vangelo. Alla messa di oggi ascolteremo 2 Vangeli, quello dell'entrata di Gesù a Gerusalemme e quello della Passione. Allo stesso modo c'è il 2 per 1 nel nome di questa giornata, Domenica delle Palme o Domenica di Passione. I 2 nomi fanno riferimento proprio ai 2 Vangeli e succede solo oggi. Secondo me il Vangelo, il nome giusto per oggi sarebbe quello delle Palme. Gesù entra a Gerusalemme, fa l'ultima cena, muore in croce e risorge. È questo l'ordine cronologico corretto. E infatti sarà venerdì prossimo, il venerdì santo, che leggeremo nuovamente il Vangelo della Passione, tra il giovedì santo e la Pasqua. La scelta di leggere il Passio anche oggi, stravolgendo la cronologia degli avvenimenti, è frutto della riforma liturgica del Concilio. È stata una bella scelta. Purtroppo venerdì prossimo poche persone verranno alla liturgia dell'adorazione della croce, che oltretutto è spesso in orari poco compatibili con quelli lavorativi. Per dare quindi la possibilità a quante più persone di ascoltare e meditare il Vangelo della Passione per intero, oggi verrà letto quello secondo Luca. Venerdì verrà proclamato quello secondo Giovanni. Bene, dopo questa premessa liturgica torniamo al nostro brano di Vangelo, quello delle Palme. Vi troviamo punti in comune con un altro brano di Luca, la parabola del buon samaritano. In entrambi i brani c'è lo stesso viaggio. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gesù sale verso Gerusalemme, va in senso opposto, come il buon samaritano. È il viaggio di chi porta la salvezza. Il buon samaritano salva e guarisce quell'uomo aggredito per la strada. Gesù salva dal peccato tutti gli uomini morendo sulla croce. Il buon samaritano versa vino e olio sulle ferite per disinfettare e proteggere. Gesù, a Gerusalemme, fra qualche giorno, trasformerà il vino nel suo sangue e le donne porteranno oli profumati al sepolcro. Ma se dovessi dare il premio Oscar al miglior attore non protagonista di questi 2 brani, sarei indeciso fra il gestore dell'albergo della parabola del buon samaritano e gli abitanti della casa da cui è stato preso il puledro per Gesù. Entrambi ci mettono del proprio, entrambi si fidano senza fare storie. L'albergatore, da solo, si prenderà cura della vittima dell'aggressione, sperando che poi qualcuno passi a saldare il conto, un conto di cui aveva ricevuto solo la caparra. Mica gli avevano lasciato il numero della carta di credito. Ma i proprietari del puledro del Vangelo di oggi, secondo me, ci hanno messo ancora di più. Immaginate la scena.
Ai tempi di Gesù non c'erano le auto, c'era il cavallo, il somaro, ed erano un bene preziosissimo, come l'auto oggi. Serviva per viaggiare, per lavorare, per trasportare merci. È come se Gesù dicesse ai suoi discepoli: andate un po' più avanti, c'è un quartiere residenziale, nella prima casa sulla destra, quella gialla, c'è una macchina parcheggiata sul vialetto, è aperta, ci sono le chiavi sul cruscotto. Ecco, prendetela e portatela qui, io salgo dietro. E quelli della casa, muti, si vedono portare via la macchina, si permettono giusto di far notare che era la loro, e alla risposta dei discepoli: il Signore ne ha bisogno, non fanno una piega. Capite? Il puledro, la macchina nuova, se la lasciano portare via. Come mai? Per via di quella risposta: il Signore ne ha bisogno. Lui, Dio, quello che ha creato il mondo, ha bisogno del mio puledro, della mia macchina, altrimenti non riesce ad arrivare a Gerusalemme, non riesce a salvarci. Ecco un bel messaggio di questo Vangelo. Dio ha bisogno della nostra collaborazione. E proprio pensando a questo puledro, recitiamo insieme la preghiera. Donaci, Signore, un cuore libero per amare fino in fondo. Donaci, Signore, occhi trasparenti per vedere nella croce la rivoluzione della tenerezza. Donaci, Signore, la voce dei bambini per lasciarci meravigliare e gridare il tuo amore. Donaci, Signore, la saggezza del puledro per mollare la presa e imparare a fidarci di te.